Signore e signori, buonasera, buongiorno, bentornati in questo nuovissimo video di Roller Coin, della saga in cui andremo assieme a vedere tutti i minigiochi sul sito, come funzionano, strategie e come giocarli al meglio. Prima di iniziare però, come sempre, volevo ricordarvi che in descrizione trovate tutti i miei link social, quindi Instagram, Discord, Twitch, dove faccio le dirette, oltre a un link per iscrivervi a Roller Coin e ottenere 1000 satoshi di benvenuto ed aiutare enormemente il canale. Nell'episodio di oggi andremo a parlare di Token Blaster, un minigioco sul sito che è una replica o una versione alternativa, vedete come volete, del classico gioco Space Invaders. Il gioco, che ha una durata di 40 secondi, consiste nel pilotare una navicella e distruggere entro il tempo limite navicelle aliene che vogliono distruggerci e conquistare la Terra. Dopo che questi vi hanno rapito mentre stavate testando la vostra Lambo Hurricane nuova e vi hanno rubato tutte le criptovalute. Come possiamo vedere, una volta avviato, il gioco può essere completato sia usando la tastiera oppure utilizzando il mouse. Io personalmente vi consiglio di utilizzare la tastiera per muovere la vostra navicella perché rende il tutto molto più facile e semplice. Una volta avviato, come possiamo vedere già dal primo livello, la nostra astronave sarà posizionata sul fondo del livello, mentre le navicelle aliene sono posizionate in cima. Queste, come possiamo vedere, sono di diverso colore: rosse, verde o successivamente blu chiaro / azzurrine, fino ad arrivare nell'ultima difficoltà a un colore diverso, per poi arrivare negli ultimi livelli ad essere affiancate ad un boss da dover sconfiggere per poter completare il livello. Il colore delle astronavi nemiche viene utilizzato per indicare la quantità di HP che hanno o colpi necessari per essere distrutte, mentre il boss finale ha la propria barra della vita e ha sempre bisogno dello stesso numero di colpi per essere distrutto. Molto intuitivamente, dalla prima tipologia di navicelle spaziali che ci sono presentate, cioè quelle rosse che hanno bisogno di un solo colpo per essere distrutte, quelle verdi che sono a livello successivo avranno bisogno di 2 colpi per essere distrutte, quelle azzurrine avranno bisogno di 3 colpi per essere distrutte, mentre quelle finali avranno bisogno di 4 colpi per essere distrutte. Però, per aiutarci in questa impresa, il gioco ci offre ben 3 diversi potenziamenti al nostro attacco base per poter riuscire a sconfiggere i nemici più velocemente o soprattutto riuscire a vincere in generale il minigioco. Potenziamenti che possono essere ottenuti dopo aver distrutto una navicella nemica e che vedremo scendere nello schermo fino al livello della nostra navicella in cui dovremo toccarli per attivarli, e di una durata ovviamente limitata. Il primo di questi potenziamenti, che è l'attacco blu, diciamo così, molto semplicemente sostituirà il nostro attacco normale con questo semicerchio blu, di dimensione anche più grande, che infliggerà la bellezza di 2 danni ad ogni colpo invece di 1. Il secondo attacco invece, che è l'attacco verde, sostituirà i nostri proiettili con 3 colpi verdi, di cui uno sarà sparato verticalmente come il nostro attacco base, mentre gli altri 2 saranno sparati diagonalmente per colpire i nemici ai lati rispetto a dove ci troviamo. L'ultimo e più semplice dei potenziamenti è semplicemente un attacco doppio che ci permette di sparare 2 colpi del nostro attacco base invece che uno ogni volta che faremo fuoco. Parlato quindi della nostra navicella e di come bisogna comportarci, parliamo invece delle tecniche di attacco dei nemici. Le navicelle nemiche semplicemente si muoveranno da destra a sinistra sullo schermo. Oltre a questo, però, ogni tanto spareranno a loro volta un colpo verso la nostra direzione o ci attaccheranno spostandosi fisicamente dalla cima al fondo dello schermo. Unica eccezione a questo pattern è quella del boss, che si muove semplicemente da destra a sinistra ed avrà un attacco molto più grande rispetto a quelle delle navicelle normali. Nonostante ciò, tutte le tipologie di danno faranno comunque sempre un'attacca di danno alla nostra astronave, che ha, come possiamo vedere, 3 tacche totali di vita, dopo le quali sarà game over e bisognerà ricominciare la partita. Piccola nota importante è che quando queste navicelle si muovono verso il basso per distruggerci, se con la nostra navicella ci andremo addosso, queste saranno immediatamente distrutte e noi perderemo solo un'attacca di vita indipendentemente dal loro livello. Questo potrebbe tornare utile o essere importante negli ultimi livelli o nelle fasi finali della partita, dal momento che se vogliamo accelerare i tempi o ci manca solo una navicella e questa si muove verso il basso, andandole semplicemente addosso lo andremo a distruggere invece di doverla andare a colpire 2 o 3 o 4 volte. Quindi questo è un piccolo consiglio o idea che vi do, strategia, nel caso i tempi si stiano facendo stretti o siate nei livelli più avanzati. Un altro consiglio invece che vi do è quello di rimanere sui lati dello schermo e di fare fuori sempre le navicelle che per l'appunto si trovano sui lati. Questo perché sarà molto più facile in questo modo creare delle zone vuote o punti ciechi dove i nemici non potranno colpirvi e creare quindi dei punti sicuri nel caso troppe navicelle nemiche vi stiano sparando o si stiano muovendo contemporaneamente. Per i livelli del boss, quindi 7, 8, 9, 10, invece abbiamo questo enorme boss, come possiamo vedere,
vedere che si muove da destra a sinistra, accompagnato da 8 navicelle spaziali nemiche che pian piano aumenteranno di difficoltà e potenza. Queste, anche se distrutte dopo poco, respawneranno, quindi saranno infinite e non servono per completare il livello, quindi è opportuno concentrare tutto il nostro fuoco contro il boss. Come potete vedere anche da quello che sto facendo io, per questi livelli è importante, invece di stare ai lati come vi avevo suggerito generalmente, rimanere al centro in modo da riuscire ad attaccare e danneggiare continuamente sempre più possibile il boss, senza essere colpiti dalle navicelle aliene nemiche, e finire il gioco il prima possibile e soprattutto entro i 40 secondi di limite. E finita la descrizione del gioco e le strategie per giocarlo al meglio o vincerlo più facilmente, personalmente io vi consiglio di giocare Token Blaster anche se non è presente nelle missioni giornaliere, dal momento che i primi livelli sono molto veloci da completare e soprattutto facili, quindi fino a livello 5 prima della comparsa del boss, e quindi molto tranquillamente e facilmente vedranno una grande potenza di calcolo senza troppa fatica. Una volta invece arrivati negli ultimi livelli, vi sconsiglio di continuare a giocare questo gioco, dal momento che può richiedere anche più di un tentativo completare una singola partita, e la quantità di energia che vi dà non aumenta così tanto da rendere valido tutto il nuovo tempo o quantità di tempo che ci andrete a spendere. Come ultimo appunto, prima di salutarvi di lato tecnico, vi voglio ricordare che alla fine del minigioco, nel caso distruggiate l'ultima navicella nemica, ma veniate allo stesso tempo distrutti prima che la schermata di vittoria venga mostrata, la partita sarà considerata persa e dovrete ricominciare. Quindi ricordatevi che alla fine la vostra navicella deve essere presente sullo schermo, altrimenti anche se non ci sono più navicelle nemiche, la partita sarà considerata persa. E con questo tutto quello che volevo dirvi e raccontarvi e spiegarvi riguardo Token Blaster è finito, perciò ci vedremo al prossimo video dove parleremo di Flappy Rocket. E con questo per il video di oggi è tutto, spero vi sia stato di aiuto. In tal caso ricordatevi di lasciare un mi piace, un commento, condividere il video e soprattutto iscrivervi al canale. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro un fantastico resto della vostra giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!